Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, siamo qui negli studi di Radio Rossonera per Mattino Milan, è un Mattino Milan dei migliori, insomma, forse nella top 5 da quando c'è la trasmissione, anzi sicuramente nella top 5 da quando c'è Mattino Milan, perché il Milan è ai quarti di Champions League, è tra le migliori 8 d'Europa e quindi oggi commentiamo quello che abbiamo visto ieri, quello che è successo nella serata di Londra con le pagelle, ma non solo, tra poco lo vedrete. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e buongiorno alle 8 grandi d'Europa. Insomma, chi come noi può essere considerato tale, ecco, perché non lo so, non ci sono proprio arrivati tutti. C'è qualcuno ieri sera ha salutato. Sì, qualcuno è uscito, qualcuno non c'è. Insomma. A me sembra semplicemente che il Milan sia tornato dove deve stare. Cioè, questo è. Non è spocchia, però è il minimo che la storia chiede al Milan, essere tra le migliori 8. Poi ci sono anni che non ti va, anni che sì, anni che no, però essere sempre lì pronti per essere nelle prime 8, questo è quello che deve fare il Diciamo che Milan. fino a fine marzo, inizio aprile la Champions League si gioca sempre, ecco. Ecco, bravo. Caro Henry, allora, ieri partita combattuta, ragionata, poco sofferta a posteriori, non durante perché vabbè, qua non ne parliamo, però alla fine tutto sommato, stringi, il Milan al Tottenham ha concesso in 180 minuti il colpo di testa di Kane alla fine. Ma a me è stata una partita ieri che mi è piaciuta, cioè proprio dal punto di vista della partita, ma in realtà per quanto riguarda entrambe le squadre, per me entrambe le squadre hanno fatto più o meno quello che dovevano, forse dal Tottenham ci si aspettava un pochino di più, anche perché doveva non solo pareggiare, tra virgolette, i conti segnando un gol, ma forse provare anche a vincerla, e invece non ci è riuscito. Merito del Milan, l'avevamo detto nei giorni prima, avevamo detto il Milan non deve chiudersi, il Milan deve comunque provare a essere aggressivo, a ripartire dai suoi concetti, e così è stato. Ha recuperato tanti palloni in tre quarti, tanti palloni recuperati bene a centrocampo. Eravamo comunque piuttosto alti con la linea e quindi credo che il Milan abbia fatto forse, se non la sua miglior partita, magari se lo gioca con quella con l'Atalanta, però si avvicina, ecco. Poi abbiamo avuto una grande ed enorme pecca, perché tra Leao, tra Brahim, lo stesso Tonali, hanno tutti sbagliato un po', forse anche un'occasione Messias nel primo tempo, abbiamo sbagliato Origi stesso quando entra, abbiamo sbagliato una valanga di gol, però ecco, l'importante è stato poi accedere ai quarti. È un peccato perché potevamo sfatare il tabù londinese portando a casa una vittoria, non ci siamo riusciti, ma chissà, magari è un segno, magari il tabù londinese dobbiamo sfatarlo con qualcun altro. Guarda Henry, l'abbiamo fatto vedere ieri, in realtà il Milan non ha mai vinto e continua a non vincere a Londra, però c'era quel bel numerino 4 vicino ai pareggi, le 5 sconfitte, sono rimaste 5 e noi abbiamo pareggiato, quindi il numero 5 055. esatto, 055. Caro Henry, io direi di andare a vedere le prime pagine dei giornali, soprattutto la Gazzetta dello Sport, che ieri aveva titolato, non ti ricordi? Sì, sì, me Sul lo re. ricordo bene, era tipo Torna Re, la notte del re, una roba del genere. Bravo. Il Milan l'ha Ecco, fatto. Eccoci qua. giustamente. Giustamente, Re Milan. Leoni a Londra ai quarti dopo 14 anni. Eccolo qui il Milan che manda Conte all'inferno, sfiora la vittoria sul Tottenham, poi Maignan ferma Kane nel finale e lo 0-0 è una festa. Questa Ora, foto qua è nulla. molto bella comunque. Come? Questa foto qui che hanno utilizzato giustamente i colleghi di Gazzetta dello Sport è molto bella. Mm. Di Mike Tranne per Pier abbracciato Calulu. da Calulu, Poverino. Tomori e Ciao. Poverino. Sì, è una bella foto, tranne per Pierre che insomma, è un po' così. Sì, però è bello il momento, diciamo, è bello immortalare il Assolutamente. momento.
Andiamo dentro alle pagine interne, l'orgoglio di Pioli, sale l'autostima Milan, adesso nulla è impossibile. Perché vabbè, dovremo aspettare ancora una settimana per capire chi sarà l'avversaria, 10 venerdì giorni. prossimo. Esatto. Però quantomeno una prima infarinatura sulle 6 su 8 ci sono, in grosso modo, senza ribaltoni. Poi ci sono quei 2 pareggi per 1-1 dell'andata che fanno ancora, anzi, una è una vittoria, quella dell'Inter, che fanno lasciare ancora un po' in sospeso il risultato. Però una parolina sul mister che ieri per la seconda volta di fila ha incartato Conte, non ha fatto tirare la squadra avversaria in Champions se non, come detto, per un colpo di testa di Che nel finale. No, alla fine l'aver sacrificato Firenze ha pagato. Esatto, io l'avevo detto nel post partita di Fiorentina-Milan, ho detto mi auguro che questo 2-1 sconfitta in trasferta sia come il 2-1 contro il Torino, che è stato un po' il capro espiatorio, la vittima sacrificale da mettere sull'altare per poi fare bene in Champions League. Ecco, mi auguro che il risultato, che tra l'altro era stato lo stesso, possa portare bene, e a quel punto, solo a quel punto, solo se passo il turno, giustificherei come dire, questa partita riferito alla Fiorentina. Effettivamente è andata così, quindi ci può stare che ci sia stato quella sorta di blackout a Firenze, perché la testa era qui, e meno male, oserei dire, perché si è visto, perché sei passato, perché hai fatto una partita di altissimo livello. Ecco, io mi appendo, tra virgolette, a una cosa che ha detto Teo Hernandez ieri nel post partita. Tra l'altro, lo dico a chi non avesse, diciamo, a chi ha staccato tutto finita il triplice fischio: recuperatevi le interviste post partita, perché ci sono alcune chicche di giocatori e squadra. Dicevo, mi appendo a quello che ha detto Teo ieri, perché a una certa ha detto l'unica cosa è che dobbiamo giocare in Serie A come giochiamo in Champions League. Io so che è difficile, come dire, che hai l'impegno del mercoledì contro che ne so, il Tottenham, appunto, e devi pensare alla domenica che giochi contro l'Udinese o che giochi contro la Salernitana. So che non è facile tenere alto il livello, però si deve fare, ecco, perché è bello giocare la Champions League, ce ne stiamo accorgendo, e dobbiamo e vogliamo giocare anche quella dell'anno prossimo. Quindi un applauso a Pioli per questa partita, con la speranza che possa, insomma, farci tornare a vivere queste serate anche la prossima stagione. Chi invece è tornato, a proposito di ritorni, è Mike Maignan. Mike Maignan, padrone, guida i Cavalieri e fa l'Europarata. Nel recupero il francese nega Kane il gol che avrebbe portato la gara al 120esimo, immeritatamente tra l'altro. Notte preparata bene, l'Europa sa cos'è il Milan in Champions, questo è quello che ha detto ieri Mike, che ha ammesso anche di aver un po' forzato il recupero del polpaccio e per Anche un po' questo avrà un tanto. piccolo danno. Mannaggia Mike, però anche tu. Vabbè, Harry, si dorme più sicuri, c'è poco da Molto fare. più sicuri, molto. Ieri la partita di Maignan è da top 5, 3 portieri al mondo, Eh cioè sì. c'è poco da fare. La partita di Maignan ieri è di questo livello qui, quindi c'è veramente poco da dire su di lui, se non che c'era mancato, se non che capisci l'importanza di una cosa. Io questa cosa penso che sia Quando verissima. ti manca? Quando non c'è, Mm. e ieri abbiamo capito anche quanto ci è mancato. Ecco, perché poi no, a una certa diventa abitudine. Quando manca per tanto ti abitui, no? Alla sua assenza. Ieri ci siamo riabituati, abbiamo riassaggiato la sua presenza, ed è stata una roba pazzesca. Quindi direi che ce lo teniamo stretto. Mike, mi raccomando, piano adesso, con calma, perché
non vogliamo altri tipi di problemi, altri mesi e mesi fuori prossimamente, quindi dovesse mai ricapitarti anche una micro roba nel futuro, io non dico in qualsiasi momento della tua carriera, io, come hai detto tu, hai imparato la pazienza, ecco, teniamocela sta pazienza, mi raccomando. A proposito di pazienza, anche Henry, Teo, Leao, i gemelli di fascia corrono veloce. Giocando liberi siamo cambiati. Grande partita del francese per Rafa, una partita a due facce. Ora stesso spirito in Serie A. Su Teo è semplice, è il più forte. Cioè, c'è poco da fare. È semplicemente il più forte. Lo ha dimostrato ancora una volta con una partita nemmeno così appariscente, ma proprio la consistenza della partita ti fa capire quanto abbia dominato lui stesso, non tanto la gara, ma proprio l'evento. Cioè, sembrava tranquillo nel salotto, lo vedevi che era proprio Nel a suo, suo agio, nel nel suo. suo, Esatto. semplicemente nel suo, cosa che il suo compagno di fascia non ha fatto, ecco, perché la partita di Leao è stata una partita, gli possiamo dare la sufficienza forse perché fa 2 fiammate che, se i compagni son bravi a ricevere, comunque ti portano in vantaggio, però restan sempre 2 fiammate. È vero, nel primo tempo fa ammonire Romero, è vero che nel complesso comunque è un Leao un pochino più, come dire, attivo rispetto al periodo proprio super ciondolante che aveva, però è troppo poco per quello che ci ha già fatto vedere, troppo poco. Io credo che ci sia una sorta di equivoco con Leao, che ieri, ripeto, se prende un 6 è perché sei passato ai quarti, è perché hai visto quelle 2 fiammate, ti piacciono quelle 2 fiammate. Io vorrei capire se questo nuovo modulo, tra virgolette, questo nuovo ruolo che ha Leao come dire, gli piace, perché lo vediamo costantemente accentrarsi, costantemente provare la giocata verso l'interno e girare il pallone. Cioè, non lo vediamo più fare quel suo solito doppio passo e andar sul fondo. Quando ci abbiam vinto uno scudetto, abbiam vinto un campionato perché lui tirava dritto fino in fondo e la buttava nel mezzo. Adesso invece costantemente rientra sul destro e allarga il pallone per cambiando gioco, insomma, andando sull'altro lato. Io vorrei capire se questa cosa viene più da lui Mm. o se è più una richiesta per il tipo di modo di giocare che abbiamo "nuovo", tra virgolette, perché se viene più da lui, allora mi preoccupo, e non poco. Se invece è più una richiesta perché giochiamo con un certo modo, bisogna fare altri movimenti e quant'altro, allora mi preoccupo meno. Ma se è una roba che ha lui dentro, che vuole stare più vicino alla porta, che vuole più accentrarsi, mi preoccupo, perché per me non sta prendendo la direzione giusta. Richiudiamo con le pagelle. Eccole qua. Facciamo così. Diciamo se siamo d'accordo oppure no. No, te lo dico già, queste No, no, no. pagelle. Ah, no, nel senso, ne prendiamo uno a uno e li facciamo Ah, velocissimi. 1-1, vai. Dai, il migliore è Mike Maignan, prende 8. Posso essere d'accordo. In parte, ma posso quasi essere d'accordo. Per me è migliore Ciao ieri, però o Teo, però Il diciamo che migliore no, ma okay. 8 sì. Eh? Il migliore no per me, ma 8 sì. 8 Okay. è giusto. Calulu 7,5. Ci sta. Mhmm, 7 forse, però sì, Beh, contando che aveva Son e Son non si è visto, esatto. gli darei 7,5. Malik Ciao prende 7,5. Ci può Braccino stare. qua, 7,5 e l'8 braccino, dai. braccino. Si è mangiato Kane, proprio Mh-mh. preso e oh. 7,5 per Tomori. Per me loro 3 devono aver tutti più o meno lo stesso voto e Mm. quindi ci sta. Anche Fica ha fatto una partita incredibile, incredibile. 6,5 per per Messias. Cosa ho sentito? Vabbè, perché stavo già leggendo il commento. Ci può stare, ci può stare. Sì, ci può stare, anche se come
per i suoi compagni, anche Perisic stesso addirittura è uscito a un certo punto, perché completamente avulso. Tonali 7. Ok, Sì, anche io sono d'accordo. Teo Hernandez 7 e mezzo. va bene, puoi dargli anche 8 forse per la partita che ha fatto, però sì. 7 e mezzo è il minimo, diciamo. Diaz 7. In Sì, realtà è 7 e mezzo. per me 7 ci sta per Brahim, perché comunque ha sbagliato 2 gol veramente non facili, però che potevano pesare, quindi per me 7 ci sta. Leao 7. Cosa hanno bevuto? È un po' too much. Leao 6 perché siamo ai quarti, ripeto. Giroud 6. Cosa hanno bevuto? Non lo so, forse hanno sbagliato, hanno Forse invertito i dovevano voti. Forse. invertire, non lo so. Era Leao 6, Giroud 7, boh. Salmacher 6. Ci sta. Sì, Benasser 6 e mezzo. Sì. sì. Orighi 6. Orighi anche 5 e mezzo. Sì. Mannaggia, Orighi. Pioli 8. Sì. Ci sta, perché alla fine tra andata e ritorno Conte non l'ha mai vista. Il peggiore, Rade Krunic, prende 6. Ma io questa per me è peggio del 7 a Leao, cioè nel senso che il 7 a Leao, sei innamorato di Leao, vedi che fa quelle 3-4 fiammate alla fine che mettono in porta gli altri, dici vabbè, sei inebriato, come può essere benissimo sottoscritto, però il 6 a Krunic, cioè Per una palla e mezza persa? che partita è? Boh, Cioè, non è lo so. stato uno dei migliori in campo Krunic. Cioè, per me sono Teo, Ciao, Krunic e Maignan, i 4 che si sono presi, diciamo, la scena ieri, oltre a un super Tomori che proprio chiude la top 5. Però Krunic 6, vabbè, le idee sono diverse, il calcio è bello perché è vario. Harry, noi siamo arrivati in chiusura. Sì. Siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo come al solito tra pochi minuti qui per Chiama Milan, poi ci ritroviamo per Lunch alle 13, il talk delle 16 e Filo Rossonero delle 19. Quindi giornata classica quest'oggi, ma non tanto classica visto quello che è successo ieri. Il Milan da oggi è tra le prime 8 dell'Europa intera. Caro Henry, grazie, ciao. Grazie a te, mi raccomando, lasciate un mi piace, scriveteci sotto nei commenti la vostra, sia sul passaggio ai quarti di finale, sia insomma sulle pagelle, prime pagine e quant'altro. Ci ritroviamo presto. Iscrivetevi perché dovete iscrivervi e attivare la campanella, ma soprattutto abbonatevi. Ci sono i giveaway, mi raccomando. Ciao a tutti.